Ebbene, per illustrare la collezione Drovetti, noi abbiamo deciso al Museo Egizio di esporre uno dei nostri papiri più importanti. Si tratta del papiro di Yuf Ankh. Sono più di 19 metri di papiro del cosiddetto Libro dei Morti. Beh, innanzitutto mi piace sottolineare che la definizione Libro dei Morti è una definizione moderna. Gli antichi egizi non chiamavano questo componimento Libro dei Morti, lo chiamavano Peret Emheru, uscire di giorno. Chi studiò per primo questo tipo di componimenti e capì che si trattava di una serie di formule che servivano per quasi fossero un passaporto dell'aldilà, per concedere al defunto di passare una serie di ostacoli finché potesse arrivare ai campi di Yaru e a proseguire una vita nell'aldilà, fu Carl Richard Lepsius, di cui vediamo peraltro una raffigurazione in questa nostra parete. Vedete, vi è un'effigie di Carl Richard Lepsius e poi leggiamo Das Totenbuch der Ägypter nach den Hieroglyphischen Papyrus in Turin. Il libro dei morti degli Egizi secondo il papiro geroglifico in Torino. Ebbene, questo papiro infatti lega il nostro museo e la collezione Drovetti all'egittologia internazionale. Allora, permettetemi un attimo di scherzare. L'inizio dell'egittologia sembra quasi una barzelletta. Abbiamo un francese, un italiano, un tedesco. Il francese è Jean-François Champollion, il quale nel 1822 riesce a capire la chiave di traduzione dei geroglifici e corre dal fratello e dice «Je tiens l'affaire», ho capito, ho la chiave di traduzione dei geroglifici. Allievo e poi collega di Champollion sarà Ippolito Rosellini, che da Champollion imparerà a leggere i geroglifici e assieme a lui farà la cosiddetta spedizione franco-toscana in Egitto. Ricordiamoci anche che Ippolito Rosellini nel 1826 sarà colui che avrà la prima cattedra di egittologia presso l'Università di Pisa, la prima cattedra al mondo. E Ippolito Rosellini incontrerà poi e avvierà allo studio dell'egittologia Carl Richard Lepsius, un tedesco che invece negli anni 40 dell'Ottocento farà un viaggio in Egitto i cui risultati saranno poi pubblicati nei Denkmäler aus Ägypten und Etiopia, i monumenti dell'Egitto e dell'Etiopia, in cui col nome Etiopia dobbiamo intendere la Nubia e quello che oggi definiamo Sudan. Ebbene, Lepsius verrà a Torino, vedrà questo papiro, capirà che si tratta di una serie di formule unitarie che costruiscono quello che oggi noi chiamiamo il Libro dei Morti, lo chiamerà il Libro dei Morti e sulla base di questo papiro farà una suddivisione in 165 capitoli che tuttora oggi coloro che studiano egittologia e si applicano allo studio del Libro dei Morti consultano come fonte principale. E quindi la suddivisione in capitoli si basa ancora su quella che fece Lepsius con l'aggiunta poi di alcuni capitoli successivi che sono stati in seguito identificati. Permettetemi di farvi vedere almeno una parte di questo papiro che è fondamentale. Forse è il capitolo che un po' tutti noi conosciamo, ma che ha una valenza per la religione antico-egizia davvero molto importante. Tutte queste formule magiche sono finalizzate al momento supremo, a questo momento, il momento in cui il defunto si trova, possiamo dire in una specie di giudizio universale, di fronte ad Osiride. Vediamo quindi qui il defunto che entra in uno spazio architettonico definito, vediamo infatti che ci sono delle colonne che sorreggono una parte superiore di una cappella, il defunto qui fa un saluto di reverenza a una dea che è presente davanti a lui e questa divinità è la dea Ma'at, la dea della giustizia, e al centro sta avvenendo qualcosa di fondamentale. Vi è una bilancia. Su questa bilancia da una parte è posto il cuore del defunto,
Dall'altra parte vi è una rappresentazione in piccolo della dea Maat che è sormontata da una piuma. Infatti lei è leggera come una piuma. Il cuore deve essere soppesato rispetto alla piuma, e se sarà più leggero, il defunto potrà proseguire il suo viaggio e arrivare ai campi di Yaru. Se sarà più pesante, invece, vi è un mostro posizionato qui sul davanti che ha il muso di coccodrillo, la parte anteriore di leone e la parte posteriore di ippopotamo, quindi che rappresenta 3 fra gli animali più pericolosi dell'antico Egitto, e lui ha fra l'altro un nome, Amit, che significa divoratore, è pronto a divorare il cuore e a impedire che il defunto possa proseguire questo suo viaggio nell'aldilà. Ebbene, ma chi è a giudicare? Chi è il giudice supremo di tutti? È ovviamente Osiride. Osiride che secondo la mitologia egizia è stato il primo re dell'Egitto, è stato ucciso dal fratello Set, il suo corpo è stato ricomposto dalla sorella e moglie Iside e dalla sorella Nefti, e lui è poi arrivato a risorgere e a diventare il sovrano dell'oltretomba. E tutto avviene sotto gli occhi attenti e scrupolosi del dio Tot, il dio della scrittura, qui rappresentato con la sua tavola scrittoria che quasi da segretario verbalizzante registra tutto quello che sta accadendo, alla presenza di 42 divinità che nel momento supremo della vita di ciascuno di noi, quando si deve vedere se il defunto ha ottemperato a quanto doveva fare nella vita e ha condotto una linea di vita sicura, ecco, questo momento c'è un tribunale di bene 42 divinità che assieme ad Osiride devono giudicare l'operato. Ebbene, proprio a questo serve il Libro dei Morti. Il Libro dei Morti serve a dare le risposte giuste e opportune che ci vengono poste quando ci troveremo di fronte ad Osiride nell'aldilà. E vedete peraltro che Osiride siede in trono, e anche su questo trono si rivede quel segno che abbiamo visto già nel trono della Sekhmet, è il segno del Sematawi, l'unione dell'Alto e del Basso Egitto. Non dimentichiamoci mai che Osiride era stato il primo sovrano dell'Egitto, e dopo la sua morte il vendicatore del padre sarà proprio Horus, suo figlio, che si incarna nel sovrano regnante. Ebbene, c'è anche un altro aneddoto importante che deve essere raccontato rispetto a questo papiro, ovvero che è un papiro che è lungo più di 19 metri. Allora, abbiamo capito che nel 1824 la collezione arriva, che Drovetti ce la fa a vendere questa collezione ai Savoia, e chi è colui che si prende cura in quel momento della collezione? È Cordero di San Quintino, il primo direttore del Museo Egizio. Subito Jean-François Champollion, Jean-François Champollion, il primo egittologo, colui che ha fatto in modo che la nostra disciplina nascesse, perché è riuscito a decifrare i geroglifici, si precipita subito a Torino, e diciamo che è un po' triste che questa collezione sia arrivata a Torino e non in Francia, e litiga subito con il primo direttore. Perché? Perché lui vorrebbe tagliare i papiri in un formato a 3, di modo che poi i papiri possano essere messi sotto vetro e conservati in maniera più adeguata. Invece Cordero da San Quintino insiste perché il papiro rimanga unito, e vincerà lui. Ed ecco questo papiro incredibile di 19 metri che accoglie i nostri visitatori e permette a tutti di vedere questa composizione così importante che era il Libro dei Morti. È opportuno anche che io dica che il Libro dei Morti, o usiamo il termine egizio di nuovo, Peretem Heru, non è un libro come noi lo consideriamo, che va dal capitolo 1 al capitolo 165 sempre unito, ma il defunto poteva scegliere quali, il defunto ovviamente prima di essere tale, quindi nel momento in cui si preparava il suo corredo funerario, lui poteva andare in determinate botteghe
e scegliere fra le versioni che c'erano e decidere se aveva anche la possibilità economica di avere un componimento così lungo oppure se scegliere invece altri capitoli e la disposizione dei vari capitoli. È davvero un documento importantissimo ed è per questo che noi vogliamo che i nostri visitatori lo vedano fin dall'inizio. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.